Vuoi assaggiare? Family, ciao! Ciao belli! Ciao! Oddio. Sempre molto attenti alle nostre pizze del sabato sera che vedete soprattutto sulle storie di Instagram, e finalmente l'abbiamo pubblicata. L'acqua deve essere tiepida, puoi direttamente buttarci dentro il lievito, in questo caso è secco. Anche il tuo mix, il mio è un mix senza glutine, va girato nella ciotola. Poi puoi aggiungere l'olio e tutta quanta l'acqua. Io faccio una lavorazione con un cucchiaio, puoi tranquillamente utilizzare una planetaria. Vai a girare energicamente e velocemente, sempre con questo cucchiaio, aggiungendo anche il sale e iscrivendoti al canale, perché trovi un sacco di ricette facili, veloci e buone per tutti. Questo è il risultato che devi ottenere. Tutto il mix è ben raccolto e puoi passare sulla spianatoia. Aiutati con la farina di riso, che è una grande alleata per gli impasti senza glutine, ed anche con una spatola. Vai ad impastare, questo è un impasto particolare perché ha un'idratazione al 100%, cioè una dose di mix e stessa dose di acqua, quindi è tantissimo. Se cambi mix, il mio te lo indico alla fine della ricetta nel riepilogo degli ingredienti, di conseguenza devi cambiare anche la dose di acqua. Il risultato deve essere questo o comunque molto simile. Fai una bella croce che poi si allargherà in lievitazione e metti a lievitare per circa 6 ore nel forno spento con la lucina accesa. In alternativa puoi fare le pieghe, quelle della panificazione tradizionale. Parliamone nei commenti, se ti va potremmo fare un video dedicato. Questo è il risultato dopo circa 6 ore di lievitazione. Un impasto morbidissimo, molto gonfio, pieno di aria, ma comunque lavorabilissimo. Vai a rovesciare sulla spianatoia e ricava 2 panetti, ti do le dosi per 2 pizze. Vai a dividere esattamente in 2 ed ora ci si diverte perché devi andare a stendere la tua pizza. Quindi vai a sgonfiarla, quella che rimane da parte coprila e lasciala appunto da parte. Vai ad ammassare così, in questo modo, e forma un bel panetto tondo. Mi raccomando, per una pizza tonda si parte da un panetto tondo. Aiutati sempre con la tua farina di riso, inizia a schiacciare con le mani, fai un quarto di giro e schiaccia, schiaccia, schiaccia. Quando ti si inizierà ad allargare la tua pizza, fai questo movimento pressando con le tue dita e ruotando la tua pizza. Eccola qua. Se vuoi il cornicione, non avvicinare troppo le dita al bordo. Ecco, se farai questa cosa la tua pizza sarà super tonda. Su Instagram troverai le masterclass relative anche a questa pizza, quindi mi raccomando, seguici anche lì. Vai a infarinare la tua pala, se ce l'hai, se utilizzi un fornetto pizza, e poi guarda quanto è lavorabile questo impasto. Ogni volta mi innamoro. Eccolo qua. Ah, grazie. Ecco, sì, lo devo dire. Coprilo per il tempo che il forno arriva a temperatura, buca con la forchetta e vai a oliare tutto il cornicione intorno con un pennello, quello per dolci, molto molto semplicemente. Ti assicurerà un cornicione ben croccante e dorato. Condisco il pomodoro con un pochino di origano, basilico, un po' di sale, un filo d'olio, quello che preferisci, e scola bene la tua mozzarella. Vai a completare e inforna. Con il nostro fornetto pizza ci vorranno 10-12 minuti, puoi tranquillamente aprire e controllare. Invece per la cottura tradizionale in forno ti lascio qui una scheda di un altro video e te la puoi tranquillamente vedere lì. Meraviglia! Vai di rotella e inizia a ricavare i tuoi triangoli dell'amore, della felicità. Come dico sempre, la mia pizza è più bella dentro che fuori. Guarda, ben lievitata, ben cotta, con le bolle della lievitazione, croccante fuori e soffice dentro. Meravigliosa! Ciao family!